Buongiorno ragazzi, sono le 5:15 del mattino, sono già al bar pronto per fare una nuova escursione in un paese un po' particolare. E si sale verso Seborga. Eccolo qui, Principato di Seborga. Poi peccato che le strade siano ridotte in questa maniera, purtroppo lasciano un po' a desiderare. Siamo arrivati a Seborga, o meglio siamo arrivati nel Principato di Seborga. Lasciamo il Principato di Seborga e ce ne andiamo verso Triora, che è il paese delle streghe, così viene chiamato. Siamo a Bordighera, quindi siamo scesi quasi al livello del mare e così facendo possiamo prendere poi la strada che ci porta su verso Triora. Abbiamo lasciato la zona marittima, chiamiamola così, per arrampicarci su per le Alpi Liguri. Siamo arrivati a Perinaldo, come vedete bandiera arancione Touring Club, nonché comune inserito nell'elenco dei borghi più belli d'Italia. Questo è sempre Perinaldo. Dove cazzo stiamo andando? Dove cazzo ci stai portando? Allora, non vi dico che abbiamo sbagliato strada, siamo andati un po' di qua, un po' di là e adesso, sotto i suggerimenti di qualcuno, abbiamo finalmente, credo e spero, azzeccato la strada. Adesso siamo in direzione di Apricale e poi da lì andremo verso Triora. A questo punto spero di arrivarci. Abbiamo impostato il navigatore, quindi in teoria dovremmo arrivare, in teoria. Poi vi saprò dire quando arrivo, se arrivo. Quella sicuramente è una torre medievale, ma va, dite voi. Siamo a Isola Bona. Credo che abbiamo beccato la strada. Siamo arrivati adesso nel comune di Pigna, così chiamato. La strada è giusta. Abbiamo iniziato una salita su una strada un po' particolare. Abbiamo lasciato il paese di Pigne e adesso saliamo. Andiamo su in cresta e poi dalla cresta andiamo verso il paese di destinazione, verso il paese delle streghe. Siamo arrivati a Molini di Triora, che è un paesino sotto Triora, carino. Eccola lì l'insegna per Triora. Eccolo qua. Comune di Triora. Triora. Che paesaggio meraviglioso. Benvenuti a Triora con la strega messa lì. Nella provincia ligure di Imperia, a 800 metri di altitudine, si trova un paesino costruito in epoca romana dall'antica popolazione dei Liguri. È circondato da montagne e valli, torrenti impetuosi e uliveti, vigneti e boschi di castagni, spesso avvolti dalla nebbia.
Scenari ideali per romanzi gotici o film sull'altro mondo, pieno di segreti, a volte agghiaccianti. E dove siamo? Siamo a Triora. Alla fine del XVI secolo, infatti, sono qui accaduti eventi davvero tragici che diedero al luogo il soprannome di Paese delle Streghe, Salem d'Italia. Proprio qui si sono tenuti i processi con accuse di stregoneria più famosi della penisola. Non è un caso che Triora accolga ancora oggi i viaggiatori con un cartello stradale che, oltre alla scritta "Benvenuti", raffigura una coppia di streghe sulle scope. E questo è soltanto l'inizio. Qui le streghe e i loro simboli sono ovunque, sotto forma di statue, dipinte murali, in oggetti abilmente collocati in vicoli stretti e naturalmente nel museo etnografico e della stregoneria. Il museo è stato aperto solo 5 anni fa e mostra in dettaglio non solo la vita rurale di quell'epoca, ma conserva anche i protocolli originali degli interrogatori e delle torture delle donne accusate di stregoneria. Tutto ebbe inizio nell'ottobre del 1587, quando nella zona che era considerata il granaio della Repubblica Genovese, in quanto ne era il principale fornitore di grano, per 2 anni di seguito il raccolto fu fallimentare. Quale poteva esserne il motivo? La gente ritenne subito che si trattava degli incantesimi delle streghe. E chi erano queste perfide donne? Beh, esatto, le vicine del paesino. In poco tempo circa 2 dozzine di donne furono incolpate della siccità, della conseguente carestia, della morte del bestiame e persino accusate di mangiare i bambini. Un inquisitore genovese, Girolamo del Pozzo, arrivò a Triora e avviò un'indagine. 13 donne, 4 ragazze e uno sfortunato giovane in stato di arresto, sotto tortura, confessarono ogni cosa. Alcune case furono trasformate in prigione e una di queste è oggi aperta ai turisti. I primi decessi avvennero ancor prima del verdetto. Isolde Stella, matrona sessantenne di una famiglia nobile, non sopravvisse alla tortura crudele, mentre una sua amica decise, purtroppo, di buttarsi dalla finestra. Dopo queste tragedie, il Consiglio degli Anziani chiese agli inquisitori di agire con maggiore cautela, ma ormai non si poteva più fermarli. Soltanto una ragazza di 13 anni venne liberata. Nel maggio del 1588 i prigionieri furono trasferiti a Genova e si fece di tutto per trovare nuove vittime. Di conseguenza, 2 anni dopo, furono tutti condannati all'esemplare pena capitale della morte a rogo, ma dopo l'intervento del doge genovese Davide Vacca, il processo fu rivisto e i torturati furono addirittura rilasciati, anche se non tornarono mai a casa. Chissà perché. Ma Triora è ancora indissolubilmente legata a questa terribile leggenda. Coloro che vengono qui noteranno sicuramente i molti negozi di souvenir con giocattoli sulle streghe, cappelli a tesa larga, candele fatte a mano, tarocchi, incensi, oli essenziali, cioccolatini, il bacio della strega e altri oggetti interessanti. Ogni anno, la prima domenica dopo Ferragosto, c'è una festa dedicata alla stregoneria chiamata Strigora. Durante questa festa il borgo è invaso da maghe in costume di ogni genere. Il corteo si snoda per strade che salgono e scendono dalle diroccate torri difensive fino a Cavotina, che è l'edificio dove, secondo la leggenda, si radunavano le streghe. Triora è inserita nell'elenco dei borghi più belli d'Italia e insignita della bandiera arancione del Touring Club. Da non perdere quindi gli scorci panoramici sulla vallata, i ruderi del castello sulla rupe e la chiesa di San Bernardino, famoso per i suoi affreschi. Chi è rimasto affascinato da Triora sarà interessato di sapere che il paese partecipa al programma Case a €1. Certo, i lavori di restauro costeranno molto di più, ma l'idea di acquistare una casa in pietra con una ricca storia sta guadagnando sempre più popolarità, sia in Italia che all'estero. Dicono che anche alcune star di Hollywood abbiano comprato case di questo tipo in vari borghi antichi.
Gli intenditori di cucina italiana devono sapere che a Triora c'è un solo ristorante, ma con l'insegna mistica l'Erba Gatta, apparentemente per rimanere in tema di streghe, diciamo. Il menù comprende selvaggina, agnello e lumache. In paese dovete assolutamente provare il pane fatto in casa di farina e crusca di Triora, che fa parte dell'associazione dei 37 pani d'Italia. Di solito vi si spalma una ricotta alpeggio fermentata con erbe e spezie. La regione è anche ricca di miele, funghi e castagne. Gli gnocchi vengono fatti con farina di castagne e bolliti nel latte. Ma all'uscita di Triora la vostra attenzione sarà attirata dal ponte di Loreto, alto circa 120 metri, e la sua campata in cemento armato collega il borgo con il paese di Chetta, posto al di là di una profonda gola. È strano vedere una struttura così imponente in un'area scarsamente popolata, ma la fama maledetta di Triora ha raggiunto pure questo ponte. Infatti è stato per tanto tempo un popolare luogo di suicidi legati a delusioni amorose, fino a quando i suoi parapetti sono stati assicurati con delle sbarre. Stiamo lasciando Triora. Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso del paesino, molto carino, lasciato così come era un tempo, facile da visitare, bei negozi, vale veramente la pena venire a visitarlo. L'unico handicap sono le strade che lasciano un po' a desiderare, però diciamo che ne valsa la pena. Stiamo scendendo dal colle di San Bartolomeo, un colle che ci permette di raggiungere il colle di Nava per poi rientrare a casa passando da Ceva e quindi facendo nuovamente l'autostrada Torino-Savona. E questo è il famigerato colle di Nava. Adesso scolliniamo e andiamo dall'altra parte. Si sta fermando Gianluca perché forse vuole prendere qualcosa da bere, sicuramente. E siamo sull'autostrada a Torino-Savona, stiamo ritornando a casa, sono le 7:35. Siamo arrivati a casa dopo 16 ore di moto, 580 km. Sono partito stamattina alle 5, sono tornato adesso, sono le 9 di sera, sono stanchissimo. Sì, non sono state 16 ore complete di moto, anche perché abbiamo avuto le varie soste, magari saranno stati 12 e mezzo, 13, comunque va bene anche così. Ho già messo Carolina al suo posto a riposare qui in garage, adesso vado a riposarmi anche io, vado a fare la doccia. Com'è stata la giornata? È stata strana, non è stato un bel girare, perché innanzitutto il Principato di Seborga una vera e propria delusione. Invece merita Triora, che è il paese delle streghe, merita perché comunque anche se è piccolino è carino, si può comprare del buon pane, si può girare in giro a comprare dei souvenir, ci sono dei negozietti, le strade tipiche tutte fatte in pietra, le case anche quelle fatte in pietra, è carino comunque da vedere. Purtroppo anche lì peccato che Triora per raggiungerla le strade non è che siano un granché, sono bruttine anche quelle. Peccato, per un discorso turistico le strade dovrebbero essere, diciamo, un primo segnale per accogliere i turisti. Purtroppo così non è. Comunque, avete sentito, sì, c'è un imbecille con la moto in pieno paese che è passato a tutta velocità, pazienza. Comunque ragazzi, io adesso vado a riposarmi, come al solito io vi saluto con la classica frase di Nico Cereghini: casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, se non l'avete fatto iscrivetevi ancora al mio canale. Ciao ragazzi, buona serata.